Buongiorno Marco. Buongiorno a te Antonio. Grazie per accettare l'invito. Ringrazio voi per questa opportunità. Una semplice domanda: perché la scelta del PVD come processo di finitura? La scelta del PVD, che risale praticamente alla fine del 2017, è dettata dal fatto che le esigenze del mercato erano rivolte a un discorso di finiture, di colori. Era sempre di più richiesto, oltre alla finitura cromata, che è quella standard, di avere i prodotti, quindi di poter fornire ai nostri clienti i prodotti anche in altre finiture, dove fino a quel periodo dominava un discorso di trattamento galvanico speciale. Da quegli anni praticamente si cominciava a sentire la richiesta della finitura in PVD, e noi eravamo un bivio perché dovevamo attrezzarci per poterci fare i colori internamente. O sceglievamo il metodo tradizionale, che era il trattamento galvanico, quindi mettere un piccolo impianto con delle vasche per la galvanica, oppure fare un po' questo salto orientandoci verso quello che era il PVD. Abbiamo scelto il PVD perché lo vedevamo come una lavorazione rivolta al futuro, una lavorazione ecologica e sostenibile rispetto a quello che poteva essere un trattamento galvanico, e una lavorazione con un livello di qualità e di resistenza nel tempo molto superiori. Benissimo. Allora oggi possiamo dire che il PVD aggiunge un valore alla filiera produttiva al momento della sua scelta. Il PVD aggiunge assolutamente sì un elevato valore al prodotto, ed è anche riconosciuto dal mercato, i prodotti in PVD, come un livello di alta qualità e di alta durata nel tempo. Bene, un'altra cosa, voi avete in casa le due più importanti tecnologie PVD, che è l'arco catodico ma anche lo sputtering, sotto la figura di Hippo, il nostro catodo centrale di alta produttività, il quale vi ha permesso di fare un product basket molto grande a livello di colori e quanto il mercato ti richiede. Con l'Hippo vai su un nero che è anche un risultato ottimo. Certo. Oltre, cosa ti può concedere oggi il PVD e cosa vedi nel futuro del PVD? Allora, tu hai detto bene, noi abbiamo tutte le tecnologie che ci hanno permesso di fare inizialmente con la prima macchina i colori principali, dove siamo partiti con l'oro, con il rame, il copper diciamo, e poi con il gunmetal, colori che abbiamo portato avanti inizialmente, che ci hanno permesso di sostituire subito quello che era il trattamento galvanico speciale, perché noi oggi tutto quello che è oro lo facciamo col PVD, e anche quello che è il gunmetal era il vecchio cromo nero, e con il copper e con i bronzi riusciamo a fare dei colori che sono molto richiesti negli ultimi tempi. Il nero l'abbiamo aggiunto con la seconda macchina, perché prima appunto non avevamo la tecnologia e ci sta dando delle soddisfazioni veramente importanti. Adesso quello che puntiamo è di introdurre il sistema BioK, che è la vostra tecnologia che ci fornite per quanto riguarda l'antibatterico, per poter fornire al mercato anche un prodotto con un livello igienico-sanitario più elevato. Marco, grazie per il tuo tempo. Grazie a voi. Questa buona informazione, ti auguro un buon futuro sempre insieme a noi con Kenosistec e il successo nei prossimi passi del PVD. Grazie per la collaborazione fino ad ora. Buongiorno Simone. Buongiorno Antonio. Simone Naldi, responsabile del reparto PVD ad Almar. Il PVD è arrivato ad Almar circa 4 anni fa come soluzione al processo di finitura. Com'è stato il percorso a iniziare e al giorno d'oggi sulla gestione del processo del PVD? Guarda Antonio, io sono partito da zero, nel senso che il mondo del PVD lo conoscevo perché lavorando in questa azienda come controllo qualità vedevo in ingresso e in entrata quelli che erano i componenti già lavorati. Quindi partendo da zero non sapevo assolutamente cosa fosse la tecnologia del PVD a livello teorico e pratico. Grazie anche a Kenosistec, che mi ha fornito le basi principali per operare con la macchina, siamo riusciti a partire con il piede giusto. Ecco, il mondo del PVD, sul consiglio che do data la mia esperienza, è che seguendo le indicazioni basi che ti vengono date dai fornitori, in questo caso Kenosistec, il mondo è
estremamente semplice, nel senso che nella sua complessità i macchinari sono molto complessi, ma sono molto semplici da utilizzare nell'utilizzo comune quotidiano. Ci sono tante funzionalità automatiche che ti permettono l'utilizzo quotidiano senza avere grosse problematiche. Oggi il PVD è un complesso di processi o è soltanto quello che molti pensano entrare in camera? Quali sono i passi a seguire un po'? Ci sono dei passi da seguire correttamente, con attenzione, per avere un risultato eccellente del prodotto. I passi principali sono quelli sicuramente della pulizia. I pezzi devono essere puliti, bisogna aver cura nell'utilizzare protezioni come i guanti in lattice, piuttosto che dei macchinari che aiutino il processo PVD nel lavaggio e nella preparazione dei pezzi. Noi abbiamo in casa un lavaggio industriale che ci permette di pulire nel migliore dei modi e senza la svista dell'occhio umano i particolari. Quindi, sommato al processo di per sé del PVD, ci sono dei paletti, ecco, da seguire, che seguiti con cura ti permettono di avere un risultato eccellente, ecco. Bene, per concludere, oggi se dovessi lanciare un invito a chi vuole entrare al mondo del PVD, quali sarebbero i suggerimenti e dove vedi il futuro anche del PVD per l'azienda? Ma sicuramente come suggerimento consiglierei di seguire tutto ciò che viene detto dal fornitore, perché con la loro esperienza sono in grado di darti quantomeno i primi passi dove imparare e capire cos'è veramente il mondo del PVD. Da quello seguire sempre quella strada e non fare di testa propria quando si inizia a prendere più confidenza, perché in questo caso è il peggior nemico che si possa avere. Se si seguono passo passo i passi che vengono spiegati, vengono messi in pratica inizialmente, è un mondo facile nell'utilizzo quotidiano, ma nella sua complessità. Allora, ti ringrazio Simone. Oggi smitifichiamo che il PVD è un processo che è soltanto per scienziati. Abbiamo un esempio qua, è in azienda, è il futuro di questa azienda e può essere anche il presente di tante altre. È soltanto una scelta. Simone, grazie per il tuo tempo. Grazie a voi. Ti auguro un continuo successo. Grazie a voi. Grazie.